Ma salve e benvenuti in un nuovo video. Oggi parliamo di calcio, football, soccer, vabbè, chiamatelo come volete, avete capito, no? Perché? Perché oggi andiamo allo Stamford Bridge, lo stadio del Chelsea Football Club. Il Chelsea Football Club ha radici che affondano nel cuore di Londra. Fondato nel lontano 1905, il club ha attraversato epoche di glorie e sfide, emergendo sempre più forte, sin dalle sue umili origini nel West London. Sono veramente contento di portarvi in questa avventura calcistica e portarvi nella storia di questo club che ha avuto sia momenti di trionfi ma sia momenti di sconfitte, come tutti i club. Ma sono molto più contento di portare il mio amico Giuseppe, che è un fan sfegatato del Chelsea. Il Chelsea è diventato sinonimo di calcio ad alto livello e passione incrollabile. Nel museo del Chelsea possiamo ammirare trofei scintillanti, maglie storiche e cimeli che raccontano la gloriosa storia del club. E naturalmente ci soffermiamo su alcuni dei più grandi giocatori leggendari che hanno giocato in questo club, come i nostri pezzi di storia italiana, Zola, Di Matteo e soprattutto Gianluca Vialli. Dai, dimmi la verità. Sei contento? Prego. Frank Lampard, Didier Drogba, John Terry, ma potrei andare avanti all'infinito come Joe Cole, Ashley Cole o Eden Hazard. Insomma, veramente tanti campioni hanno giocato in questo grande club. Ora siamo all'interno del museo del Chelsea, è bellissimo. Ora però è arrivato il momento di immergersi nel cuore pulsante di questo club, il suo stadio, lo Stamford Bridge. Cammineremo attraverso i suoi corridoi che hanno visto il magico calcio, entreremo nei suoi spogliatoi, ma soprattutto in sua maestà il rettangolo di gioco. Come appunto campioni del calibro di Lampard e Drogba hanno scritto la loro storia del calcio. Appena entrati nello stadio, la nostra guida ci fa accomodare sugli spalti e giustamente comincia a raccontarci un po' la storia del club e la storia di tutto lo stadio. Direi molto interessante, ma non sto qui a raccontarvela tutta e a fare tutto il video, altrimenti uscirebbe un video di un'ora. Ma una cosa che dovete sapere assolutamente è che questo stadio è stato inaugurato nel 1877 ed è lo stadio più antico del Regno Unito ed ha circa 41.000 posti a sedere.
and to decide between Kensington and Chelsea, the two Mears brothers that owned the stadium, that bought the stadium, they went all day, and that is where they decided on either Kensington or Chelsea. A funny thing they did here was actually Dopodiché andiamo nella press room, che è la stanza dove fanno le interviste a inizio partita e a fine partita. Quindi troveremo i tavoli dove si mettono gli allenatori a parlare con i microfoni, eccetera eccetera, le sedie dove si siedono giustamente i giornalisti per fare le domande, e poi in un'altra stanza c'è anche il muro dove fanno le interviste ai calciatori. Sì, proprio questo. Siamo negli spogliatoi del Chelsea. Wow. Pensate che queste magliette che vedete le vedete negli spogliatoi degli avversari. Tutti i campioni più importanti che hanno giocato in questo stadio hanno lasciato la loro maglietta. E sì, queste sono le magliette originali. E ragazzi, veramente da amante del calcio, quando ho visto quei nomi su quelle magliette, la mia testa stava veramente esplodendo. Arrivati negli spogliatoi dei padroni di casa, invece la nostra guida comincia a spiegarci un po' la gerarchia di come si sedevano, perché magari gli spagnoli sedevano tutti in un posto perché servivano il traduttore per chi non parlava inglese, gli inglesi sedevano tutti in un posto che era il posto centrale, gli italiani quando c'erano gli italiani sedevano in un altro posto. Comunque era un po' così la gerarchia, e è molto interessante capire anche questo. so even if you play just a couple of minutes on the pitch, you still have to go into the ice bar to ensure that you recover fully before the next match. And then also behind this wall we have. Ma la parte più bella è stato quando ci hanno fatto entrare in campo, ma non per il semplice fatto di averci fatto entrare in campo, è perché ci hanno diviso in due gruppi come se stessimo entrando in campo per giocare. Ognuno doveva avere il suo capitano, quindi quello che stava all'inizio, che entrava per primo, e dopodiché un gruppo faceva la squadra di casa, un gruppo faceva la squadra di trasferta. Hanno messo la musica, abbiamo fatto un casino bellissimo. Ci sediamo in panchina immaginando la tensione e l'adrenalina di una partita di Premier League o di Champions League. So it's like seeing a Riscaldati, dai, riscaldati. yeah, like the sun. Okay. So it can get like the Riscaldati. of the sun. Act like sun. O perlomeno di quando lo stadio è pieno e grida i loro nomi e canta i loro cori. È suggestivo così, figuratevi pieno. Portare in curva. Eh? E per ultimo, ma non meno importante, ci hanno portato in curva. Sì ragazzi, veramente la curva è un colpo d'occhio bellissimo. Non oso immaginare quando è pieno. Eh sì, la prossima volta ci facciamo una bella partita del Chelsea. Before this was a football stadium, it was an athletic stadium. Comunque siamo appena usciti dal tour museo stadio, ragazzi, bellissimo. Io non tipo Chelsea, mettiamola qua, ma a me piace il calcio in generale, però devo dire tanta roba. Stadio del Chelsea, tanta roba. Vabbè, in generale gli stadi inglesi sono
tutti belli, però devo dire questo del Chelsea mi è piaciuto tanto. Ci sta, veramente ci sta. E a te è piaciuto invece? Sei contento? E da quando avevamo 6 anni che mi fai una testa tanta. Però comunque anche per questo video è tutto. Spero abbiate apprezzato come ho apprezzato io, come ho apprezzato Giuseppe. Io e il mio passo vi salutiamo e ci vediamo in un prossimo video.